Benvenuti amici dell'uncinetto. Oggi realizziamo insieme questa fascia che per me è stata la fascia, quella che considero la fascia per eccellenza, perché è una fascia che grazie alla sua lavorazione va ad estendersi in una maniera, vedete, veramente molto semplice, non tira, neanche la catenella iniziale va a tirare, ma è una lavorazione morbida che si estende benissimo sul capo. Io vado ad usare la lana angora della Filati 3 Sfere e la metto in doppio filo e ho usato circa 25 grammi di questa lana. Ovviamente ci occorreranno delle forbici e un ago, ma il lavoro sarà veramente molto semplice. Lo spessore della fascia che realizzo io è di circa 6 cm, quindi estendendola bene, sì, circa 6 cm. Ovviamente la larghezza della fascia la potete decidere dall'inizio del lavoro, seguendo le mie istruzioni, quindi mettendo su più catenelle potete decidere che spessore di fascia potete fare. Nel box informazioni vi metto il link della tabella delle misure dei cappelli e quindi della circonferenza della nuca a seconda dell'età. Tenete presente che quella misura deve essere riferita alla fascia estesa, quindi non andiamo a lavorare una lunghezza totale. Se io ho bisogno di 56 cm di circonferenza, non andrò a lavorare una fascia di 56 cm di circonferenza, perché quando la vado a infilare è troppo larga. Terremo conto e ci terremo sotto di 7-8 cm, ma anche di più, quindi io la vado a misurare man mano estendendola. Poi vi faccio vedere anche durante il video. Io spero che il tutorial vi possa piacere. Passiamo adesso al tutorial. Allora, per il tutorial della fascia io vado a mettere su delle catenelle pari. Nel mio caso sono 14 catenelle con uncinetto 3,5 e misurano giusto 9 cm. Fatto questo, vedete, io conto 1 e 2 catenelle e nella terza filo sull'uncinetto, nella terza entro sempre nell'anellino dietro, vedete, e lavoro la prima maglia alta. Entro nella prossima e lavoro un'altra maglia alta. In ogni catenella, vedete, retro, quindi non entro al centro, ma entro in quella retro. Lavoro una maglia alta in ogni punto. Faccio questo fino ad arrivare ovviamente alla fine della catenella. Ovviamente se volete uno spessore maggiore basta mettere su più catenelle e vado a proseguire fino alla fine. Arrivati, vedete, alla fine della mia catenella io ho 13 maglie alte, compresa la prima da 2 catenelle. Adesso proseguo il mio lavoro lavorando 2 catenelle che saranno la prima maglia alta. Giro il lavoro e inizio la mia lavorazione. Filo sull'uncinetto, inizio la lavorazione. Questa, vedete, è la prima maglia alta, quindi non lavoriamo nella prima, ma lavoriamo, vedete, nella seconda. Entriamo sul davanti, vedete, passiamo sul dietro e usciamo in questa maniera qui e lavoriamo la prima maglia alta. Scarichiamo i 2 fili e di nuovo 2 fili. Adesso filo sull'uncinetto, qui abbiamo lavorato, vedete, la maglia alta a rilievo davanti, adesso lavoriamo la maglia alta a rilievo dietro, quindi entriamo da dietro, vedete, in questa maniera qui, passiamo sul davanti e di nuovo dietro. Carichiamo il nostro filo, scarichiamo i 2 fili e di nuovo scarichiamo per la maglia alta. Quindi abbiamo lavorato una maglia alta davanti, una maglia alta dietro. Filo sull'uncinetto adesso e lavoriamo una maglia alta davanti. Quindi invece di entrare qui, vedete, entriamo sul davanti, attraversiamo la maglia alta, carichiamo il filo e lavoriamo la maglia alta scaricando prima i 2 fili e poi altri 2 in questa maniera qui. Adesso abbiamo lavorato la maglia alta in rilievo davanti, filo sull'uncinetto, dobbiamo lavorare quella dietro. Fate un po' così per individuare bene. Quindi entro da dietro, vedete, quindi attraverso da dietro, passo sul davanti, di nuovo sul dietro, vedete, in questa maniera qui, carico il mio filo e adesso lavoro la maglia
alta, quindi scarico i primi 2 fili e poi i restanti 2 in questa maniera qui. Maglia alta in rilievo dietro, adesso maglia alta in rilievo davanti, quindi attraversiamo, vedete, dal davanti passiamo sul dietro e usciamo sul davanti così, e di nuovo scarichiamo i primi 2 e poi gli altri 2 ovviamente, e andiamo a proseguire così fino alla fine, fino all'ultimo punto. Arriviamo, vedete, nel penultimo punto da lavorare. Io ho lavorato la maglia alta in rilievo dietro, adesso sul davanti, quindi entro così, vedete, questa è l'ultima e questa è la penultima che lavoriamo, carico il filo e lavoro la maglia alta davanti. Adesso dobbiamo fare attenzione a chiudere sempre sulle 2 catenelle, quindi la prima e la seconda, filo sull'uncinetto, entriamo, vedete, sulla seconda catenella e lavoriamo una maglia alta semplice, quindi la prima maglia alta e l'ultima saranno lavorate non a rilievo. Quindi adesso proseguo e lavoro 1 e 2 catenelle, giro il mio lavoro. Adesso dobbiamo individuare come abbiamo la lavorazione. Come potete vedere, si vede bene perché questo è il rilievo davanti, questo è dietro, vedete, più nascosta. Quindi filo sull'uncinetto e inizio con la lavorazione dietro, ovviamente, vedete, entro proprio da dietro in questa maniera qui, attraverso la maglia alta, carico il filo in questa maniera, scarico i 2 fili e poi scarico i 2 fili lavorando la maglia alta in rilievo dietro. Adesso filo sull'uncinetto, questa è una maglia in rilievo davanti, la lavoro davanti, quindi passo, vedete, dal davanti verso il dietro della maglia alta e lavoro una maglia alta in questa maniera, scarico i 2 fili e scarico i 2 fili. Qui ho chiaramente, vedete, la maglia in rilievo dietro, ce ne accorgiamo perché vedete è proprio rientrata, questa invece è molto sporgente, questa è più rientrata all'interno, quindi filo sull'uncinetto, entro da dietro, vedete, attraverso la maglia alta in questa maniera qui, carico il filo e lavoro la maglia alta. Adesso ho la maglia alta davanti, filo sull'uncinetto, dal davanti attraverso da dietro la maglia alta, esco sul davanti e lavoro la maglia alta in questa maniera, scarico i 2 fili e poi 2 fili e faccio questo fino ad arrivare alla fine della riga. Quando arrivo, vedete, alla fine della riga ho lavorato l'ultimo punto che è la maglia in rilievo dietro, essendo dispari, vedete come iniziamo, così terminiamo il penultimo punto. Adesso filo sull'uncinetto, entriamo nella seconda catenella e chiudiamo lavorando sempre una maglia alta. Quindi vi ricordo che la prima e l'ultima maglia vanno lavorate semplicemente senza punti in rilievo. Adesso non dobbiamo fare altro che andare a proseguire in questa maniera qui sempre, quindi sempre 2 catenelle. Dove abbiamo, vedete, la maglia alta in rilievo, lavoriamo una maglia alta in rilievo. Dove abbiamo la maglia alta in rilievo dietro, la lavoriamo dietro. Quindi qui è sul davanti, filo sull'uncinetto, entriamo all'interno, vedete, sul davanti attraverso da dietro e lavoro la mia maglia alta. Quindi scarico 2 fili e poi scarico 2 fili. Filo sull'uncinetto, adesso ho la maglia alta, vedete, dietro, quindi entro da dietro in questa maniera, attraverso la maglia alta e esco sempre sul dietro e carico il filo, scarico i 2 fili e di nuovo 2 fili e vado a proseguire in questa maniera qui per tutte le mie righe. Quindi ho di nuovo, vedete, la maglia alta sul davanti, l'altra verso, vedete, sempre sul davanti, l'altra verso, carico il filo e lavoro la mia maglia alta. Subito dopo ho chiaramente quella dietro, entro, vedete, da dietro, passo sul davanti, carico il filo sempre da dietro e scarico lavorando la mia maglia alta. Quando arriviamo nell'ultimo punto, se pensate di confondervi, mettete un marcapunti sulla seconda catenella, andiamo a lavorare una maglia alta sulla seconda catenella. Iniziamo con 2 catenelle e così per tutta la riga. Adesso io vado a fare delle righe che arrivino alla circonferenza della mia testa. Ovviamente la circonferenza della testa dovrà essere uguale alla fascia, ma alla fascia estesa, ok? Perché altrimenti la fascia è troppo larga. Adesso vado a proseguire e poi vi faccio vedere come ho preso le mie misure. Allora ragazzi, io ho proseguito e vi posso dire
che i miei centimetri sono 44. Allora, ovviamente io ho mi serve una circonferenza di circa 56, 57 centimetri, insomma quella è la circonferenza. Allora, come faccio io? Mi fermo fino a quando, vedete, io prendo la misura estesa della mia fascia, quindi la vado a prendere estesa, il massimo dell'estensione, e il massimo dell'estensione, vedete, arriva a 57. Quindi questa deve essere la misura. Noi nel box informazioni io vi metto la tabella per le misure, ma è chiaro che se facessimo tutta la lunghezza di 56-57 cm, la fascia viene troppo larga, visto che la lana, vedete, è elastica. Quindi noi dobbiamo arrivare a 2 cm che, estendendo la nostra fascia, ci dicono praticamente più o meno, arrivano sicuramente a quella che è la larghezza, ok? Perché la fascia va infilata, ma vedete è molto estesa. Adesso a questo punto andiamo a chiudere la nostra fascia d'incrocio, quindi io qui, vedete, ho la lavorazione, quindi ho ancora il filo in questa maniera qui, semplicemente taglio il filo, faccio una catenella e vedete un nodino, e adesso andiamo a chiudere ad intreccio. Allora io metto chiaramente un ago per andare a cucire, vedete la mia fascia è in questa maniera qui, quindi io la devo andare a posizionare frontale, vedete, in questa maniera. Qui ho il filo dove chiaramente, vedete, ho lasciato per la cucitura, e faccio in questa maniera. La fascia, vedete, sta frontale, quindi che cosa faccio? Faccio in questa maniera qui. Metà e metà, vedete, le sovrappongo in questa maniera, vedete? Sono sovrapposte, metà e metà. Una metà abbraccia l'altra metà della fascia, quest'altra metà abbraccia l'altra metà, quindi sono sovrapposte in questa maniera qui. E adesso con il nostro ago, vedete il filo che abbiamo lasciato, andiamo a cucire. Io ho il filo già qua, vedete, quindi praticamente entro in questa maniera qui, prendo tutti, vedete, tutti, 1, 2, 3, tutte le 4 parti, e vado a cucire così. Io vado a cucire in maniera sovrapposta, così, vedete, in modo che si chiuda bene il nostro intreccio, quindi si vada a cucire proprio bene. Quindi non saltate nessuna parte, andiamo a chiudere, vedete, proprio bene bene. Quindi vedete, questo è un lato, questo è un altro, quindi tutti e 4 i lati. E proseguiamo fino ad arrivare ovviamente alla fine. Allora guardate, qui ho una parte, l'altra parte, vedete, sono appoggiate, dobbiamo chiuderle bene, perché altrimenti l'intreccio si apre. Arrivo, vedete, alla fine così. Chiudo proprio bene bene. Ecco qua, vedete? Controllo prima di staccare il filo, vado un pochino a vedere se ho intrecciato bene, effettivamente sì, e qui vedete mi rendo conto che devo chiudere ancora un pochino meglio, quindi ci ripasso un'altra volta e poi andiamo chiaramente a nascondere il nostro filo all'interno del lavoro. E tagliamo il nostro filo e controlliamo che la cucitura, vedete, sia fatta bene. Andiamo a controllare e poi giriamo la nostra fascia in questa maniera e vediamo, vedete, che la lavorazione è venuta più che bene. Quindi la nostra fascia, vedete, sarà elastica, non tira da nessuna parte con questo punto, è veramente perfetta come lavorazione. Quindi amici dell'uncinetto, questa è la fascia d'intreccio con il punto alto a rilievo.
andate a realizzare la vostra fascia nelle misure che preferite. Se vi va potete farmi vedere i vostri lavori nel gruppo Facebook Le Amiche di Rosa Parlato, YouTube, chiedere l'iscrizione e io accetterò chiaramente la vostra iscrizione. Adesso vi saluto e vi rimando a un altro tutorial.